Dalle sabbie dell'antico Egitto alle logge segrete dei Templari, un linguaggio silenzioso ha plasmato la storia. Un codice non fatto di parole, ma di simboli potenti. L'Ankh, la chiave della vita eterna. L'esagramma, l'unione mistica tra cielo e terra. L'Uroboro, il ciclo infinito di distruzione e rinascita. Questi non sono reperti da museo, sono messaggi vivi, lasciati da chi conosceva i segreti del cosmo e dell'anima. Messaggi che parlano di potere, trasformazione e di una verità nascosta in piena vista. Oggi varcheremo quella soglia. Insieme sveleremo il significato perduto di 5 simboli che hanno ossessionato l'umanità per secoli. Questo non è solo un viaggio nella storia, è un'iniziazione. Benvenuti oltre il mito. Li avete visti prima nei templi antichi, nelle società segrete, persino nascosti in bella vista, su denaro, bandiere e nella cultura pop. Ma da dove vengono veramente questi simboli? E perché sono sopravvissuti per migliaia di anni? Perché non erano solo decorazioni? Erano codici scolpiti nel mito, progettati per parlare a qualcosa di profondo dentro di noi, qualcosa che abbiamo quasi dimenticato come ascoltare. In questo video scopriremo 5 antichi simboli occulti, che probabilmente avete visto ma mai veramente compreso. Ognuno porta il peso di un'intera mitologia e una verità nascosta su come le antiche civiltà vedevano il cosmo e l'anima. Se amate decifrare antichi misteri e vedere il mondo con occhi nuovi, iscrivetevi al canale Esoterismo Esplorato. Un serpente che si morde la coda. Questo è l'Uroboro, uno dei più antichi simboli occulti conosciuti dall'umanità. Apparve nell'antico Egitto, avvolto intorno al dio del sole Ra, mentre navigava attraverso l'oltretomba. Più tardi si insinuò nella filosofia greca, nell'alchimia e persino nella mitologia norrena come Jörmungandr, il serpente che circonda il mondo. Ma cosa significa? In superficie, l'eternità, il ciclo di nascita, morte e rinascita. Ma sotto c'è qualcosa di più profondo. Nelle tradizioni esoteriche, l'Uroboro è un simbolo di unità cosmica. La danza infinita tra distruzione e creazione. Un universo che si divora e si rinnova costantemente. Senza fine, mai fermo. Per gli alchimisti era sacro, una mappa della trasformazione. Il sé che si consuma per rinascere come qualcosa di più grande. Un simbolo dell'anima in divenire, non della perfezione. Carl Jung lo vide come l'archetipo ultimo dell'individuazione. Il momento in cui l'ego si rende conto di essere sia la domanda che la risposta. L'Uroboro non rappresenta solo l'eternità, è uno specchio. Ti sfida a guardarti e a chiederti: sono bloccato in un ciclo o sto evolvendo attraverso di esso? 2 triangoli, uno che punta verso l'alto, uno che punta verso il basso. Si incontrano e formano una stella. Ma questa non è una stella ordinaria. Questo è l'esagramma, conosciuto con molti nomi nel tempo, il sigillo di Salomone, la stella del macrocosmo, l'unione del cielo e della terra. Oggi è per lo più riconosciuto come un simbolo dell'ebraismo. Ma molto prima di ciò, era una chiave mistica tramandata attraverso tradizioni segrete, dagli alchimisti ai cabalisti, dai maghi del tempio ai filosofi esoterici. Nell'antica alchimia, ogni triangolo portava un elemento cosmico. Il fuoco che punta verso l'alto, il maschile, l'attivo, lo spirituale, l'acqua che punta verso il basso, il femminile, il ricettivo, il materiale. Quando queste 2 forze si incontrano, non si annullano a vicenda. Creano equilibrio, un'armonia che rispecchia l'architettura stessa dell'universo. Questa non è dualità in conflitto, è dualità in fusione. Nelle tradizioni cabalistiche, l'esagramma divenne una mappa del divino, un simbolo di Tiferet, la sfera centrale sull'albero della vita, dove risiedono bellezza, verità ed equilibrio. È il punto in cui l'energia di Dio incontra la coscienza umana. Ma c'è qualcosa di ancora più antico che si nasconde dietro di esso. Le leggende dicono che il re Salomone, una figura sospesa tra storia e mito, usò questo sigillo per comandare spiriti e demoni, non per distruggerli, ma per comprendere e integrare il loro potere. Perché l'esagramma non bandisce l'ombra, la abbraccia. Nella psicologia moderna, Carl Jung
avrebbe potuto chiamare questo il matrimonio sacro, l'unione alchemica del maschile e del femminile interiori, del conscio e dell'inconscio. L'esagramma insegna che l'illuminazione non deriva dalla fuga dal mondo, deriva dalla sua integrazione, dal riconciliare gli opposti dentro di te e diventare intero, non puro, non perfetto, ma completo. Sembra una croce con un anello in cima, elegante, semplice, misterioso. Ma per gli antichi egizi era molto più di un simbolo. Era la chiave dell'esistenza. Questo è l'Ankh, il respiro della vita, la chiave del Nilo, il sacro anello dell'eternità. Lo vedrete ovunque nell'arte egizia, tenuto nelle mani degli dei, offerto al naso dei faraoni, fluttuante accanto al disco solare di Ra. Ma perché? Perché nella mitologia egizia la vita non riguardava solo la sopravvivenza. Riguardava l'allineamento con le forze cosmiche, l'ordine divino e l'aldilà. L'Ankh era il loro promemoria, che la vera vita iniziava dopo la morte. Nel mito di Osiride, quando Osiride viene fatto a pezzi da Set e resuscitato da Iside, l'Ankh diventa un simbolo di restaurazione, di resurrezione divina. Non era una promessa del paradiso, era un processo di trasformazione. Gli dei usavano l'Ankh per infondere energia nell'anima, per risvegliare il Ka, la forza vitale, e guidarla oltre il velo. Nei templi, gli iniziati portavano l'Ankh durante i riti sacri, non come ornamenti, ma come strumenti di passaggio. Portare l'Ankh significava portare la domanda: sono veramente vivo? O sto solo sopravvivendo? Nelle tradizioni esoteriche, l'Ankh divenne il simbolo della vita che trascende il tempo. Una convergenza di maschile e femminile, spirito e materia, nascita e rinascita. L'anello rappresenta il grembo della creazione, la barra trasversale, l'orizzonte, e la linea verticale, il sentiero di ascesa dalla terra al divino. È una mappa, un diagramma di come l'umano diventa eterno. Perché per gli antichi la morte non era mai la fine, era un'iniziazione. E l'Ankh era la chiave. Un occhio circondato dalla luce, fluttuante sopra una piramide o inciso nella pietra. Lo avete visto su valute, architettura, documenti di società segrete e video di teorie del complotto? Ma molto prima che fosse conosciuto come l'occhio della provvidenza, questo simbolo aveva un altro nome, l'occhio di Horus. Nella mitologia egizia, Horus, il dio dalla testa di falco, perde il suo occhio in una battaglia divina contro Set, il dio del caos. Ma l'occhio viene ripristinato, non solo fisicamente, ma spiritualmente. Diventa un simbolo di guarigione, chiarezza e ordine cosmico. L'occhio sinistro di Horus rappresentava la luna, l'intuizione, il mistero, l'inconscio. Non si trattava di vedere il mondo, si trattava di vedere dentro. Secoli dopo, questo occhio sacro fu reinterpretato dagli ordini esoterici. Per i massoni divenne l'occhio della provvidenza, l'intelligenza divina che osserva tutte le cose, ma non come un tiranno, come un testimone, un promemoria che nulla è mai veramente nascosto, nemmeno a te stesso. Nel mito e nel misticismo, l'occhio non è solo un osservatore, è uno specchio. Riflette le tue intenzioni, le tue paure, le tue verità e richiede consapevolezza di sé. Vedere con questo occhio è risvegliarsi. È il terzo occhio, la fiamma pineale, l'apertura tra illusione e intuizione. In termini psicologici, è il momento dell'individuazione in cui esci dalla storia che ti è stata raccontata e inizi a vedere gli schemi dietro la storia. L'occhio è ovunque nel mito. Odino sacrificò un occhio per la saggezza. Shiva apre il suo terzo occhio per distruggere l'ignoranza. Anche nel cristianesimo, l'occhio di Dio osserva non per punire, ma per rivelare. Questo simbolo sopravvive perché parla alla domanda più antica. E se qualcuno o qualcosa vedesse tutto? E se quel qualcuno fossi tu? Un sole ma oscuro. Non brilla. Attira. Questo è il sole nero. Un simbolo sussurrato in circoli segreti, inciso in diagrammi occulti e temuto per ciò che potrebbe rappresentare. Ma cos'è? Alcuni lo fanno risalire all'alchimia esoterica, dove rappresentava la nigredo,
la prima fase della trasformazione, la decomposizione, la morte dell'ego, la dissoluzione del falso sé. Altri lo collegano ad antichi culti solari, dove il sole scompariva ogni notte solo per rinascere, un simbolo non della luce, ma di ciò che dà vita alla luce. Anche nella mitologia norrena, al Ragnarök, la fine di tutte le cose, il sole viene inghiottito e il mondo cade nell'oscurità, prima della rinascita di una nuova era. Il sole nero è quel momento, la soglia tra la morte e la trasfigurazione. Ma questo simbolo è stato anche distorto. Nel XX secolo è stato cooptato da ideologie oscure, manipolato per proiettare dominio, potere e controllo. Ma non è questa l'origine. Il vero sole nero non domina gli altri, ti sfida. È il vuoto dentro di te, la parte che ti rifiuti di guardare, la ferita che non hai mai riconosciuto, la verità che hai sepolto per sopravvivere. Nella psicologia junghiana rispecchia l'ombra, la parte della psiche dove vivono tutti i pensieri, i desideri e i traumi repressi. Ma ecco il paradosso. Il sole nero non è il tuo nemico, è la fonte della vera trasformazione, perché nulla si evolve nel comfort e nulla rinasce nella luce senza prima passare attraverso l'oscurità. Nel mito, gli eroi scendono sempre prima di risalire. Nella vita ci spezziamo prima di risvegliarci. E nell'anima, a volte la luce più potente proviene dal luogo in cui pensavamo che nulla potesse crescere. Questo è il sole nero, un simbolo di fine, di inizio e del potere che si rivela solo quando osi affrontare il buio. Abbiamo appena scalfito la superficie in questo viaggio. L'Uroboro ci ha insegnato che ogni fine è un nuovo inizio. L'esagramma ci ha mostrato che l'equilibrio nasce dall'unione degli opposti. L'Ankh ci ha ricordato che la vera vita è una ricerca. L'occhio che tutto vede ci ha sfidato a guardare dentro di noi. E il sole nero ci ha rivelato che la luce più potente può nascere dall'oscurità. Questi non sono più solo simboli. Ora sono diventati parte del vostro linguaggio, chiavi per decifrare non solo il mondo antico, ma anche voi stessi. Ma il viaggio non finisce qui. Questo è solo l'inizio della nostra esplorazione. Ora tocca a te. Quale di questi simboli risuona di più con il tuo percorso? E soprattutto, quali altri misteri, quali altri codici nascosti vorresti che svelassimo insieme nel nostro prossimo viaggio? Lascia la tua risposta nei commenti qui sotto. Ogni commento è una traccia, ogni idea una nuova mappa da seguire. Se senti di voler continuare a varcare queste soglie con noi, iscriviti al canale e attiva la notifica. Unisciti alla nostra cerchia di ricercatori. Fino al prossimo video.